Nel 1938, a Norimberga, Victor Schauberger esaminò nuovamente l'esperimento della goccia d'acqua di Lord Kelvin per determinare la carica statica nell'acqua che cade. Victor voleva dimostrare che l'acqua, nel cadere, genera cariche. Si tratta di un dispositivo, la cui disposizione fu progettata per la prima volta da Lord Kelvin, intorno al 1880-85. E lui lo chiamò la sua macchina dell'influenza, perché dimostrava in modo chiaro e convincente le varie influenze dei campi energetici. In questo caso, campi statici e campi positivi e negativi. L'acqua viene fornita attraverso questo tubo verticale qui, si divide e poi scende puntando verso il basso e finisce con un... Sono finissimi, la più fine delle aghi ipodermici alla fine, in modo che il getto d'acqua che ne esce sia il getto più fine possibile all'interno di questo cilindro. È un cilindro di ottone per raccogliere la carica che cade da qui. Questo cilindro è ricoperto all'esterno con cera di paraffina per isolarlo, in modo che la carica non fuoriesca. Questo è lo stesso cilindro. E questa diagonale qui è un'asta di rame, che è attaccata all'ottone qui, e anche collegata a una striscia di ottone nel fondo di questo recipiente ricevente. Quindi la carica qui è la stessa della carica qui. E quando l'acqua cade, genera una carica positiva o negativa qui, e la carica viene invertita quando arriva al fondo. E quindi qui si accumula una carica, diciamo positiva, e qui negativa. E secondo Kelvin, l'accumulo di carica è illimitato. E su ciascuno di questi, o tra tutta questa disposizione, si ottiene un negativo. Un campo statico qui e uno positivo lì, teoricamente può andare all'infinito. Da ciascuno di questi cilindri c'è un cavo nero, che è un cavo ad alta tensione. E questi possono essere usati per portare il campo caricato dove lo vuoi utilizzare. Ad esempio sul tubo al neon. E sull'elettroscopio, per dimostrare la carica nell'acqua che scende. La carica viene trasferita all'interno di questo, causando il movimento delle foglie dell'elettroscopio. C'è una carica che si trasferisce all'interno, senza che io la tocchi. E se la tocco, allora è abbastanza forte e continuerà a sbattere così. E come ha detto Victor Schauberger, l'acqua di ottima qualità farebbe oscillare questo 150 volte prima di fermarsi. E più bassa è la qualità dell'acqua, meno volte fluttuava. Una molecola d'acqua è una molecola dipolare. Ciò significa che ha una carica positiva e negativa a ciascuna estremità della molecola. E quando cade, genera una carica perché ruota, e così genera sia un campo elettrico che un campo magnetico. Ed è per questo che con una distanza piena di forse 2 chilometri o 1 chilometro, quando la pioggia cade al suolo, porta con sé una carica enorme. E questa carica viene trasmessa direttamente nella pianta quando la pioggia colpisce le foglie della pianta. Ed ecco perché le precipitazioni sono molto più produttive dell'acqua di irrigazione. Questi piccoli getti fini d'acqua che cadono da questi aghi ipodermici generano una carica. È davvero un piccolo temporale, questa macchina, perché dimostra che in queste nuvole le cariche elettriche sono essenzialmente generate dall'acqua che cade, dalle gocce di pioggia, che alla fine culmina in una potente scarica di un fulmine. Questo fenomeno è affascinante e ci aiuta a comprendere meglio i processi naturali. Così nel temporale si sviluppano campi positivi e negativi molto potenti e si cortocircuitano attraverso un fulmine. L'acqua che cade qui sviluppa una carica e poiché cariche simili si respingono a vicenda,
allora in basso questo getto inizia a espandersi lateralmente e l'acqua comincerà effettivamente a risalire e poi a scendere di nuovo. Quindi in questo movimento puoi iniziare a capire perché ci sono correnti ascensionali e discensionali così forti nei temporali. E questo naturalmente è una scala molto molto piccola. E io, usando questo dispositivo, ho generato un punto che salterà attraverso una distanza di 2 centimetri. Ogni millimetro saltato rappresenta 2000 volt. Quindi i 2 centimetri che ho raggiunto con questo dispositivo rappresentano una scarica di 40.000 volt. Posso solo dire che se per caso ti ci appendi tu stesso, salti davvero. Sembrava esserci una correlazione tra l'altitudine e la lunghezza della scintilla. Potrebbero esserci anche altre variabili come l'umidità e la temperatura dell'aria. Beh, l'idea è di creare una turbina implosiva, dove l'acqua si muove dall'esterno verso l'interno, invece che dall'interno verso l'esterno, come accade con tutte le eliche convenzionali. Pensa in 3 dimensioni e a un sistema geometrico molto complesso, che non può essere descritto dalla linearetta cerchio e punto.